me piace veramente immergermi nella natura, mi dà proprio un senso di libertà. L'immersione è veramente la sublimazione della natura per come la vedo io, mi dà un senso di pienezza totale, come avere un respiro profondo e godermelo al massimo, perché veramente ti dà la possibilità di vedere cose incredibili, particolarissime, che solamente poche persone che vogliono veramente vederle, vogliono veramente cimentarsi in quell'attività che comunque è rischiosa e impegnativa, e però poi quando riesci a vederle la gioia, la felicità è impagabile secondo me. Io sono Giorgio Castelli, ho 30 anni, vivo a Roma e lavoro all'Enel, sono un giurista, però proprio per fuggire, diciamo, da questa impostazione da giurista così stretta e precisa, mi piace tantissimo in generale la natura e nello specifico mi piacciono tantissimo le immersioni. Forse, ecco, la prima esperienza che mi ha fatto capire che ormai ero diventato abbastanza bravo nell'immersione è stata la prima notturna. E io lì ho veramente avuto per la prima volta la sensazione non più di stare sott'acqua e di immergermi, ma quasi di fare una passeggiata in un bosco di notte. Per la prima volta qui alle Maldive ho provato delle emozioni che non avevo provato prima con le immersioni. Cioè, quando ho visto la manta la prima volta, che mi è proprio passata davanti, è stato incredibile, perché sono degli animali, a parte intelligentissimi secondo me, sinuosi, belli, che si avvicinano a te, non hanno assolutamente paura di te, e quando le vedi tutte insieme che si avvinghiano, arrotolano, girano su se stesse, fanno veramente, cioè danzano, ecco, è veramente un pesce che danza. Poi la notturna, quella è stata incredibile, stavamo a veramente 10 metri massimo e sono arrivate tantissimi, ma tantissimi squali nutrice, che sono degli squaletti piccoli, cioè massimo un metro e mezzo, ma tanti, di 50, 60, quindi cioè avevi quelli vicini, poi ti allontanavi e ne vedevi 10, 20 da una parte, altri 20 dall'altra, e quello è stato incredibile. Personalmente, per quel che piace a me nelle immersioni, quello è stato definitivo, proprio perché è immerso negli squali. E poi sicuramente lo squalo balena. Noi abbiamo fatto 2 immersioni con 2 squali di balena soli noi, e quello è stato stupendo, perché io stavo guardando un piccolo corallo, a un certo punto sento la guida che batte sulla bombola, mi giro e mi vedo veramente questo tir che si avvicina a noi. Quindi io gli salgo con lui, lui stava arrivando verso di noi, io inizio a salire, arrivo alla sua altezza, mi passo davanti e iniziamo a seguirlo. E quello è stupendo perché ha dei colori bellissimi, è proprio la notte, sembra la notte che si muove in acqua, bellissimo. Io la percepisco proprio come una passione, tra virgolette, pura, cioè come se non derivasse da qualche necessità. Però forse in generale questa necessità di viaggiare, stare immersi nella natura, forse è proprio un controaltare un po' alla mia forma mentis, un po' imbrigliata, un po' precisa, un po' metodica, cioè un po' troppo. E invece la natura, le immersioni mi danno proprio quel senso di libertà, come di uscire da quello schema e di riuscire a fare e a sperimentarmi in situazioni dove magari di solito non riuscirei con quella forma mentis a stare a mio agio. Ed è una cosa un po' elitaria, ed è bello questo, nel senso è bello il fatto che non tutti possono andare a farlo, ma se tu lo vuoi fare devi impegnarti, devi avere quella passione,
devi fare dei corsi, devi essere predisposto a entrare in un altro mondo dove non respiri, però il premio rispetto a tutto questo è una cosa veramente da privilegiati e credo che non ci sia niente di più immersivo dell'immersione, che ha proprio nella parola stessa questo concetto. In generale io sono una persona che ha paura delle cose, soprattutto se sono pericolose, quindi cerco di viverla con serietà. So quali sono le mie capacità, so dove posso andare, fino a che punto posso farlo e cerco di muovermi in questi confini. Io consiglierei di provare a fare le immersioni a tutti quanti, perché veramente uno potrebbe avere tante paure prima, come ce l'avevo io ero pieno di paure per la subacquea. Il problema è che è diverso stare sopra il livello del mare e guardare sotto, oppure essere immersi. Gli si potrebbe aprire un mondo come si è aperto a me. Poi se non gli piace ha fatto un'esperienza. Perché poi alla fine le immersioni sono, secondo me, parlando con le persone, una delle pochissime ultime cose che fa dire alle altre persone: wow, ma cosa hai fatto? Tutto il resto ormai non c'è più l'effetto wow. L'immersione è una di quelle uniche e pochissime cose che ancora veramente hanno l'effetto wow sulle persone. Se l'effetto wow sta nel racconto, sta nel vedere un'immagine, io garantisco che nel fare l'immersione, nel vederlo in prima persona, l'effetto wow è impareggiabile.